Ok, ragazzi, preparatevi perché stiamo per scavare ancora più a fondo nel dramma Burak Neslihan. Come promesso, oggi non ci limiteremo a riassumere gli eventi, ma analizzeremo ogni dettaglio, ogni sfumatura, ogni possibile interpretazione di questa vicenda che sta infiammando il gossip turco e internazionale. Allacciate le cinture, perché il viaggio sarà lungo e pieno di colpi di scena. Ricapitoliamo. La genesi della tensione ***. Partiamo, come sempre, dalle fondamenta. Abbiamo Burak Özçivit, l'attore dal fascino magnetico, con una carriera costellata di successi planetari. Il suo sguardo intenso ha conquistato milioni di fan, e la sua versatilità gli ha permesso di spaziare da ruoli romantici a figure storiche, sempre con una performance impeccabile. Poi abbiamo Neslihan Atagol, una vera forza della natura, con un talento innato e una capacità di emozionare che la rende una delle attrici più amate e rispettate in Turchia. La scintilla, o meglio, la presunta scintilla, è scoccata durante un'intervista a Neslihan. Intervista che, a una prima occhiata, sembrava tutt'altro che esplosiva. Nessun nome fatto, nessuna accusa diretta, solo vaghi riferimenti a colleghi che si montano la testa e ad atteggiamenti arroganti. Ma, come ben sappiamo, nel mondo dello spettacolo, anche una singola parola può scatenare un uragano. Le parole di Neslihan, infatti, sono state immediatamente interpretate come una frecciatina a Burak. Il motivo? Beh, Burak è spesso al centro dell'attenzione, e non sempre per le ragioni giuste. La sua fama, il suo successo, la sua indiscutibile bellezza lo rendono inevitabilmente un bersaglio per critiche e invidie. Inoltre, alcune voci di corridoio lo descrivono come una persona un po' egocentrica e incline a comportamenti da prima donna. L'inaspettata reazione di Burak, un'esplosione controllata, Ed è qui che la storia si fa davvero interessante. Perché Burak, di solito così attento a proteggere la sua immagine, ha reagito. E lo ha fatto in modo inaspettato, rilasciando dichiarazioni al vetriolo che hanno sorpreso tutti. Inizialmente, Burak aveva optato per la strategia del silenzio. Un sorriso enigmatico, un no comment diplomatico, e via, verso altri lidi. Ma i giornalisti, si sa, sono come segugi, non mollano la preda finché non l'hanno braccata. E così, durante un evento pubblico, Burak è stato letteralmente accerchiato dalle domande. La pressione era palpabile, l'atmosfera tesa. E alla fine, Burak ha ceduto. Ha iniziato con un tono pacato, sottolineando il suo rispetto per tutti i suoi colleghi e la sua professionalità sul set. Ma poi, pian piano, la sua voce si è fatta più dura, le sue parole più taglienti. Ha accusato Neslihan di fare la vittima e di cercare visibilità a buon mercato. E ha concluso con una frase che ha fatto il giro del web. Se qualcuno si sente offeso o sminuito dal mio comportamento, forse dovrebbe guardarsi allo specchio e chiedersi se non sia lui il problema. Boom! Un'esplosione in piena regola. Una reazione che ha spiazzato tutti, soprattutto perché Burak è sempre stato considerato un personaggio molto riservato e controllato. Ma, a ben guardare, questa reazione potrebbe non essere stata così spontanea come sembra. Dietro le quinte. Un'operazione di immagine. Proviamo a guardare la vicenda da un'altra prospettiva. Immaginiamo che Burak e il suo team abbiano valutato attentamente la situazione e abbiano deciso di rispondere alle accuse di Neslihan in modo deciso, per difendere la reputazione dell'attore e per ribadire la sua posizione di leadership nel mondo dello spettacolo turco. In questo scenario, la reazione di Burak non sarebbe tanto un'esplosione di rabbia, quanto piuttosto una mossa strategica, studiata a tavolino per ottenere un determinato effetto. Un modo per dire: io sono Burak Özçivit, e non permetto a nessuno di mettere in discussione la mia professionalità e il mio talento. Naturalmente, questa è solo un'ipotesi. Ma è un'ipotesi che merita di essere presa in considerazione, soprattutto se si conosce il mondo dello spettacolo e le dinamiche che lo regolano. Un mondo in cui l'immagine è tutto, e in cui anche la più piccola gaffe può avere conseguenze devastanti. Le possibili cause della tensione: invidia, rivalità, o semplice incomprensione, Ma torniamo alla domanda fondamentale. Cosa ha scatenato questa faida tra Burak e Neslihan? Quali sono le cause profonde di questa tensione? Le ipotesi sono diverse, e tutte plausibili. Potrebbe trattarsi di una semplice incomprensione, di un malinteso nato da un'interpretazione sbagliata delle parole di Neslihan. Oppure,
potrebbe esserci qualcosa di più profondo, magari delle divergenze artistiche, delle incomprensioni sul set o addirittura delle rivalità personali. Nel mondo dello spettacolo, l'invidia e la competizione sono all'ordine del giorno. Attori e attrici lottano per ottenere i ruoli migliori, per conquistare il favore del pubblico, per rimanere sulla cresta dell'onda. E a volte, questa competizione può sfociare in vere e proprie guerre intestine, fatte di colpi bassi, di sabotaggi e di vendette. Non possiamo escludere che tra Burak e Neslihan ci sia stata una rivalità di questo tipo. Magari Neslihan ha sempre percepito Burak come un rivale, come un ostacolo alla sua carriera. Oppure, magari Burak ha sempre visto Neslihan come una minaccia, come una potenziale usurpatrice del suo trono. Ma c'è anche un'altra possibilità, che la tensione tra Burak e Neslihan sia dovuta a semplici differenze di carattere. Magari i due attori hanno modi di lavorare diversi, visioni del mondo incompatibili, o semplicemente non si piacciono a pelle. In fondo, non tutti devono andare d'accordo con tutti. E nel mondo dello spettacolo, come nella vita, ci sono persone con cui è impossibile instaurare un rapporto di amicizia o di collaborazione. Asterisco il futuro della faida. Chiarimento pubblico, guerra fredda, o dimenticatoio, asterisco. E ora, la domanda da $1.000.000. Cosa succederà nei prossimi giorni? Come si evolverà questa faida tra Burak e Neslihan? Le opzioni sono diverse. Potrebbe esserci un chiarimento pubblico, con i due attori che si incontrano, si scusano reciprocamente e si stringono la mano davanti alle telecamere. Un gesto di distensione che servirebbe a placare gli animi e a ristabilire un clima di serenità nel mondo dello spettacolo turco. Oppure, potrebbe esserci una guerra fredda, con Burak e Neslihan che si ignorano a vicenda, che evitano di incrociarsi in pubblico e che si lanciano frecciatine velate attraverso i media. Una situazione di tensione permanente che potrebbe durare anni, se non decenni. Ma c'è anche un'altra possibilità, che la vicenda finisca per essere dimenticata nel giro di qualche settimana. Il mondo dello spettacolo è pieno di scandali e di polemiche che infiammano il web per un paio di giorni e poi svaniscono nel nulla. Magari anche questa faida tra Burak e Neslihan seguirà lo stesso destino. Solo il tempo potrà darci le risposte. Nel frattempo, noi continueremo a seguire da vicino la vicenda, pronti a tenervi aggiornati su tutti gli sviluppi. E ovviamente, non mancheremo di condividere con voi le nostre opinioni e le nostre riflessioni. Conclusioni. Un dramma che affascina e divide ***. In definitiva, la faida tra Burak Özçivit e Neslihan Atagul è un dramma che affascina e divide. Un dramma che ci offre uno spaccato del mondo dello spettacolo, con le sue luci e le sue ombre, con le sue rivalità e le sue passioni. Un dramma che ci invita a riflettere sulla natura umana, sulla complessità delle relazioni interpersonali e sulla difficoltà di gestire il successo e la fama. E ora, tocca a voi. Cosa ne pensate di questa storia? Siete dalla parte di Burak o di Neslihan? Credete che ci sia qualcosa di più profondo dietro a queste dichiarazioni? Lasciate un commento qui sotto e fatemi sapere la vostra opinione. Sono curioso di leggere i vostri pensieri. E con questo, ragazzi, è tutto. Vi ringrazio per aver guardato il video fino alla fine. Un abbraccio a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Mi raccomando, un bel like, condividete e iscrivetevi al canale. Non ve ne pentirete.